Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è Daniele. Buongiorno. Quando vedete Daniele vuol dire che si parla di 502 tempi. Infatti siamo alla seconda puntata del Kawasaki KX500, il fantastico progetto che stiamo portando avanti. Prima di iniziare facciamo partire la sigla. Vai! Allora, iniziamo a parlare della sospensione posteriore. Piccola premessa ciclistica che utilizzeremo. Kawasaki 2,5 del 98, messo non proprio benissimo e ora andremo a spiegare dove stiamo intervenendo, insomma. Dicevamo, sospensione, abbiamo qui un bel Öhlins, bello in mostra, che diciamo è la soluzione quando abbiamo qualcosa di irreparabile. È lì che ci guarda, bello, tutto rifatto. E invece abbiamo optato per revisionare e preparare la sua sospensione originale. Perché? È una sospensione... ok, piccola parentesi. Perché abbiamo deciso sto KX del 50 del 98? Anche perché in molti mi hanno chiesto ma perché una moto del genere? Quando ora ci sono sul mercato 450 di ultima generazione, telaio d'alluminio, Sì, eccetera, infatti. eccetera, eccetera, eccetera. Classica F. Classico AF, telaio alluminio. E invece noi no, l'abbiamo fatto sul 250 del 98, perché? Per rimanere in tema anni 90. Questa stessa moto, allestita allo stesso modo, è stata usata all'epoca anche da piloti privati nel mondiale. È una moto davvero fatta bene, devo dire. La serie va dal 94 al 98. Con 97-98 ha dei piccoli aggiornamenti, il forcellone più grande, l'attacco pedane maggiorato, dei piccoli rinforzi al telaio. Dopo una lunga ricerca ce l'ho fatta trovare un 98, davvero 98, davvero vero. 98 vero, perché il mercato dell'usato è così, 99, 92, vabbè. E devo dire ci è andata bene perché purtroppo, ma è così, una moto del 98 non puoi pretendere di poi prendere e fare un restauro e limitarsi soltanto a andare a montare i kit di revisione per pinze, ciclistica, eccetera, eccetera, ma è da rivedere Da zero. da ricontrollare qualsiasi cosa. Infatti qui c'è tutto quello che ora stiamo facendo in questi giorni. Abbiamo deciso di usare le sospensioni sue originali e andarle a preparare, ora vi spiegheremo come, perché ogni sospensione è nata per quella moto lì e andremo a usare la sua sospensione, sia il mono che le forcelle, anche perché abbiamo trovato un mono praticamente nuovo, sembra nuovo. Nel caso che era completamente distrutto andavamo a montare un bel Öhlins, sempre suo dell'epoca. Invece abbiamo trovato il suo che è davvero nuovo. Se vedete all'interno della canna del mono dove scorre il pistone è praticamente lucido, perfetto, non ha un segno. Stessa Lo cosa, stelo non ha nessun segno, è perfetto, è proprio perfetto, infatti non riusciamo a capire come sia possibile una cosa del genere. Però alla fine c'è anche perché sì, vedendo gli altri disastri che abbiamo trovato vicino alla ciclistica è inspiegabile, però il mono sembra praticamente nuovo. Sembra praticamente nuovo. Visto che il Revisione mono ordinaria. sì, ordinaria, e in più ci stiamo divertendo a fare una piccola una cosetta, penso che in pochi fanno. Praticamente Daniele sta ricostruendo alcuni componenti del mono ricavandoli dal pieno. È un genio del tornio, quindi guardate, perfezione, tutto a misura e tutto in perfetta tolleranza al centesimo, ovviamente, perché qua si parla sempre su queste lavorazioni sempre di centesimi di millimetro. Quindi cosa succede? Kayaba era una sospensione che lavora benissimo, nulla da invidiare alle altre, però per motivi magari di costi di costruzione andavano a usare un po' di acciaio in più rispetto agli altri, anche dove non serviva. Allora, il piedino d'alluminio, dopodiché ci va la boccola che ferma il tampone di fine corsa, originale è in acciaio, ben rifatta in Ergal. Ergal tutto 70-75. Tampone, la ghiera che ferma La molla. tutto in Ergal. La rondella che va
prima dell'ammollo l'abbiamo lasciata in acciaio, anche perché è veramente leggera, molto fine, giusto per evitare che poi l'ammolla in acciaio ovviamente va a scavare l'alluminio. C'è da dire che questo alluminio è molto molto duro, il più duro che c'è. Poi comunque questi pezzi li andremo a trattare, non solo per un fattore estetico, vorrei fargli l'anodizzazione, quella dura, che va a indurire la superficie del pezzo. E così facendo andiamo a replicare una sospensione, quelle belle, quelle ufficiali, come si dice, che usavano le moto, quelle serie, vere. quelle vere. Anche perché se andiamo a vedere come è fatto un Öhlins dell'epoca che abbiamo qui davanti, è tutto d'alluminio. Anche se anche lì molti pezzi non sono fatti da alpino, ma sono di fusione e poi lavorati, e noi andiamo a replicare quella che potrebbe essere una sospensione ufficiale, come si usava all'epoca, insomma. Daniele, vogliamo far vedere quanto abbiamo risparmiato a livello di peso? A livello di peso diciamo che non è una moto da velocità, quindi nel cross diciamo questa cosa non è essenziale. Non è essenziale sicuramente. Però meglio una buona taratura che una sospensione leggera. Giusto. Però sono tanti piccoli dettagli che poi messi insieme, ora andiamo a vedere anche dov'è che siamo andati ad alleggerire e migliorare la moto, poi nell'insieme fanno l'unicità della moto, insomma. Chiuderemo tutto come si deve, la molla in verniciatura. Stiamo rifacendo anche il tappo della sospensione dove c'è alloggiato la bronzina di scorrimento, il paraolio, il parapolvere, eccetera eccetera. Infatti non ho trovato nessuna ditta che già lo fa in alluminio, anche quella di ricambio è in acciaio, ma ora dalla telecamera non la vedete, ma è un blocco d'acciaio che pesa 150 grammi, solo lui. Un'enormità. Lo stesso pezzo in Ergal andrà a pesare meno della metà. Meno della metà. Solo più qui o meno, andremo a togliere altri 100 grammi solo con questo pezzo. Dovrebbe. Solo che rifare questo insomma, ci vuole un bel po'. Qui non possiamo davvero sbagliare neanche di un centesimo. Perché ci sta l'alloggiamento del paraolio e della bronzina. Andare a sbagliare questo anche di poco andremo a compromettere lo scorrimento dello stelo del mono. Quindi del mono abbiamo parlato, abbiamo detto quasi tutto, non manca niente. Praticamente sì. Andremo a cambiare le due gabbiette a rulli che sono al piede della testa del mono perché erano veramente distrutte. Classico, ovvio, ma ci sta. Passiamo alla pinza, perché anche su questa pinza è stata fatta pinza del freno, una lavorazione. Premessa, moto di quest'epoca qui, insomma, moto che hanno già galoppato per 20, 25, 30 anni ormai, siamo nel 2022 purtroppo. E quindi già parlare degli anni 90, sono moto che hanno fatto sicuro 20-25 anni di lotte. Cosa succede? Tutte le pinze dei cross di quegli anni là, avanti e dietro, sono flottanti, ovvero una pasticca è appoggiata sulla pinza e l'altra viene spinta dal pistone. Perni flottanti, la pinza si sposta e si adegua. Negli anni, vuoi perché qualcuno non ha rimesso i lamierini dietro le pasticche, vuoi che qualcuno ha finito le pasticche e frenava col ferro contro il disco, addirittura c'è qualcuno che è riuscito a finire la piastrina, il ferodo, la pasticca e quindi frenava con il pistoncino del freno contro il disco. Sì. C'è anche chi è riuscito a fare queste cose qua, grazie a Dio non è il nostro caso, però abbiamo notato che negli anni, se mettiamo insieme quante moto abbiamo restaurato da cross, abbiamo fatte una ventina almeno, a stare stretti, con quelli che ci ricordiamo adesso, e non abbiamo fatto i video, perché se facevamo i video senza fare video non ancora purtroppo ce ne siamo perse tante. Praticamente cosa succedeva? Che in effetti tutte le volte che sistemavo una moto avevo problemi alla pinza di dietro, e dico, è il disco che si consumava male. Negli anni abbiamo capito che dov'è l'inghippo. L'inghippo è che Nissin, tutte pinze Nissin, anche perché ho fatto Honda, Suzuki, Kawasaki, alla fine le pasticche sono uguali praticamente quasi sempre. Come è fatta questa pinza? È una sola fusione lavorata. In questa parte qui è dove si appoggia la pasticca, quella che rimane appoggiata sulla pinza. Col tempo la pasticca consuma questi due appoggi, quindi praticamente poi succede con gli anni che la pasticca che si deve stare ferma qua, praticamente al posto di lavorare così inizia a lavorare tutta storta, perché qui in punta si inizia a consumare. Quindi possiamo anche mettere pasticche nuove, pistoncini, dischi, tutto quello che volete. Il problema persiste per forza. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo la pinza in fresa, parallela, questa superficie parallela perpendicolare alla lavorazione, e
in fresa con una fresa da, non ricordo, da 8 da 10, ma no, è uguale. Siamo passati di così per ridare il giusto parallelismo tra pistone e le pinze e le pasticche, in modo che una volta rimesse le pasticche nuove lavorano dritte al disco, non di qua o di là. E l'usura è omogenea. L'usura è omogenea, tutto lavora al meglio. Riportiamo la pinza come se fosse nuova. Il problema qual è? Che una volta che andiamo a togliere materiale, quello che già si era perso per strada, più quello che abbiamo tolto noi per ridargli il parallelismo, abbiamo tolto circa 4-5 mm e ho ricreato una finta pasticca. È tutto ancora da sbavare, di finire, è un prototipo, diciamo. Ho creato una finta pasticca, nient'altro che ho ritagliato una piastra d'alluminio da 5 mm, dello spessore che ci serviva, e bloccata qui, in modo che ora siamo tornati alle origini, praticamente. Per fortuna la pinza lo permette, perché materiale ce n'è a volontà, e abbiamo salvato la pinza, anche perché andare a trovare sul mercato una pinza usata, il problema è lo stesso, magari meno, ma è sempre la stessa cosa, sì. Nuova, non vi dico neanche quanto costa, e quindi è una buona soluzione per tornare al nuovo, anche perché, cosa abbiamo detto all'inizio, dobbiamo fare una moto nuova, il più nuovo possibile, a costo di andare a rifare ogni minima cosa da zero, perché è appunto quello che poi fa la differenza rispetto ad altre moto, e viene riportato tutto al nuovo, dalla pinza, parallelismo, sospensione, eccetera eccetera, più questa, dove si può andare a preparare pezzi in ergan invece di quelli in acciaio, tutto studiato e dimensionato, perché poi magari c'è chi dice pezzi in ergan e magari cedono, rompono il materiale, è tutto studiato, anche perché qui abbiamo Enzo che insomma ha fatto qualche esperienza di quelle, non ha fatto il meccanico al regionale del salame, insomma, dai. Allora, detto questo, a proposito di preparazione, cosa stiamo facendo anche? Cosa che avevo sperimentato in altre moto a livello molto empirico. Dopodiché ho detto, cavolo, ma ci sono anche dei conti da fare, possiamo anche studiarla, anche perché siamo due periti meccanici. Quello diciamo che ci aiuta. Quindi in teoria non facciamo la figura di quelli che studiavano. Non è così. Diciamo però, che noi cerchiamo di fare questi video pure in maniera allegra, diciamo, per sdrammatizzare troppo. Un'altra cosetta che stiamo facendo, l'avevo sperimentata anni fa su una Honda 500 prototipo, era una F da Motard, e la stiamo rifacendo qui. Perni dei leveraggi. Devo dire che Kawasaki ci si è impegnata molto, perché rispetto a altre marche, se vedete i perni delle ruote, perni del forcellone, hanno tolto il materiale fin dove lo dovevano togliere, ce l'hanno tolto, cioè c'era nulla da alleggerire, già di materiale non ce n'è, ed è fatto bene studiato. Solo che è stesso discorso dei pezzi d'acciaio del mono Kayaba, in alcuni punti, vuoi per semplicità costruttiva, vuoi per costi, hanno perso quello che hanno guadagnato negli altri perni, ovvero perni del leverismo. Praticamente sono dei perni diametro 15, testa della chiave, dunque questa si smontava con la 14, se non sbaglio, la 14 e di qua dato da 17. Sono pieni. I tre perni del leveraggio erano, non più, pieni, non avevano il foro d'alleggerimento. Diciamo che un perno da 15 in un punto dove la forza del peso della moto, il carico che si va a creare su questo punto, viene ridiviso tra i tre perni del leveraggio, i due della sospensione sopra e sotto, il perno del forcellone. Diciamo che avere il perno da 15 pieno siamo anche fin troppo in sicurezza. Si può togliere tanto, perché da 15 qui abbiamo uno ancora non forato e uno forato, non so se si riesce a vedere la telecamera. Per ora abbiamo fatto un foro da 5, ma rifacendo i calcoli possiamo andare anche oltre. E anche qui solita storia, non è che un perno forato fa andare più veloce una moto, ma tutte queste piccole accortezze messe insieme alle altre, la somma che fa il totale. Insomma, noi abbiamo visto che ora, tra questi lavoretti che stiamo facendo, tra i perni, alleggerire i perni, i pezzi d'alluminio e altre cose che poi andremo a vedere, totale abbiamo tolto un mezzo chilo sparso in giro per
per la moto. Per la moto, sì. Che male non è, insomma. Ovviamente È più una cosa simbolica, teorica. Poi sì. invece ci siamo tolti pure sta curiosità. Ma dopo tutto sto lavoro andiamo a vedere, ma in totale quanto risparmiamo? quanto risparmiamo? Circa un mezzo chilo. Poi Sì. stiamo vedendo di procurarci dei bulloni in titanio. Altra chicchetta per Altra questa chicca, dei moto. bulloni in titanio per non di certo per le carine, perché ci sono i bulloncini minuscoli, a me sei i classici, c'è poco da risparmiare, insomma. Però tutti i bulloni dell'avantreno, piastre, riser dello sterzo, ci sono bulloni M8x40 delle ruote, e lì si può risparmiare un altro bel po' di peso. Solo che il momento non è quello giusto, non tanto per il prezzo, non arriva nulla e Vabbè, vabbè, vedremo. vedremo, dai.